Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Cubicin MSD Italia SRL. Ultimo aggiornamento 29 marzo 2022. Cos'ha Cubicin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cubicin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cubicin? Cubicin è un farmaco a base del principio attivo daptomicina, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico altri antibatterici. È commercializzato in Italia dall'azienda MSD Italia SRL. Cubicin può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Merck Sharp Dome DV. Concessionario: MSD Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: daptomicina. Gruppo terapeutico: antibatterici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Cubicin è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Pazienti adulti e pediatrici, da 1 a 17 anni, con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, CST. Pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro, RIE, da Staphylococcus aureus. Si raccomanda che la decisione di utilizzare daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e basata sul parere di un esperto. Vedere paragrafi 4 e 5, 1. Pazienti adulti e pediatrici, da 1 a 17 anni, con batteriemia da Staphylococcus aureus, SAB. Negli adulti, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a RIE o a XT, mentre nei pazienti pediatrici, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a XT. La daptomicina attiva solo contro i batteri gram positivi, vedere paragrafo 5, 1. Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri gram negativi o di alcuni tipi di anaerobi, Cubicin deve essere somministrato in concomitanza con agenti antibatterici appropriati. Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Gli studi clinici sui pazienti sono stati condotti somministrando daptomicina mediante infusione della durata di almeno 30 minuti. Non c'è esperienza clinica nei pazienti relativamente alla somministrazione di daptomicina mediante iniezione della durata di 2 minuti. Questo modo di somministrazione è stato studiato solo nei soggetti sani. Tuttavia, se paragonato con le stesse dosi somministrate per infusione endovenosa della durata di 30 minuti, non ci sono state differenze clinicamente significative nella farmacocinetica e nel profilo di sicurezza della daptomicina, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 2. Posologia. Adulti, CST senza concomitante SAB. Cubicin 4 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore per 7-14 giorni o fino alla risoluzione dell'infezione, vedere paragrafo 5, 1. CST con concomitante SAB. Cubicin 6 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore. Per l'adattamento delle dose in pazienti con compromissione renale, vedere di seguito. Può essere necessario prolungare la durata della terapia per PA di 14 giorni, tenendo conto del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Nota o sospetta RIE da Staphylococcus aureus. Cubicin 6 mg/kg viene somministrato una volta ogni 24 ore. Per l'adattamento delle dose in pazienti con compromissione renale, vedere di seguito. La durata della terapia deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali disponibili. Cubicin viene somministrato per via endovenosa in soluzione di sodio cloruro 0,9%, vedere paragrafo 6, 6. Cubicin non deve essere usato più di una volta al giorno. I livelli di creatinfosfokinasi, CPK, devono essere misurati durante il trattamento, al basale e ad intervalli regolari, almeno settimanalmente, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione renale. La daptomicina viene eliminata principalmente per via renale.
Alla luce della limitata esperienza clinica, vedere la tabella e le sottostanti annotazioni, Cubicin deve essere utilizzato solo in pazienti adulti con qualsiasi grado di compromissione renale, CRCL, 80 ml/min, quando si considera che il beneficio clinico previsto superi il rischio potenziale. La risposta al trattamento, la funzionalità renale e i livelli di creatinfosfokinasi, CPK, devono essere attentamente monitorati in tutti i pazienti con qualsiasi grado di compromissione renale, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Lo schema posologico di Cubicin in pazienti pediatrici con compromissione renale non è stato stabilito. Adattamenti della dose in pazienti adulti con compromissione renale, sulla base dell'indicazione e della clearance della creatinina. Indicazione d'uso: clearance della creatinina. Raccomandazione posologica. Commenti: QST senza SAB a 0 IN 30 ml/min 4 mg/kg una volta al giorno. Vedere paragrafo 5, 1. 30 ml/min 4 mg/kg ogni 48 ore. 1, 2. RioXT associata a SAB a 0 IN 30 ml/min 6 mg/kg una volta al giorno. Vedere paragrafo 5, 1. 30 ml/min 6 mg/kg ogni 48 ore. 1, 2. QST uguale infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. SAB uguale batteriemia da S. aureus. 1. La sicurezza e l'efficacia dell'adattamento dell'intervallo di dose non sono state valutate in sperimentazioni cliniche controllate e la raccomandazione deriva da studi e da risultati di modelli farmacocinetici, vedere paragrafi 4 e 5, 2. 2. Gli stessi adattamenti della dose, derivanti dai dati di farmacocinetica nei volontari, inclusi i risultati dei modelli farmacocinetici, sono raccomandati per pazienti adulti in emodialisi, HD, o in dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD. Quando possibile, Cubicin deve essere somministrato nei giorni previsti per la dialisi, alla fine della dialisi, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun adattamento delle dose quando Cubicin viene somministrato ai pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, classe B di Kild-Pug, vedere paragrafo 5, 2. Dal momento che non sono disponibili dati nei pazienti con compromissione epatica severa, classe C di Kild-Pug, ha richiesta cautela nella somministrazione di Cubicin a questa tipologia di pazienti. Pazienti anziani. Le dosi raccomandate devono essere somministrate ai pazienti anziani, ad eccezione di quelli che presentano compromissione renale severa, vedere sopra il paragrafo 4. Popolazione pediatrica, da 1 a 17 anni. Gli schemi posologici raccomandati per i pazienti pediatrici sulla base dell'età e dell'indicazione sono mostrati di seguito. Gruppo di età. Indicazione: QST senza SAB, QST associata a SAB. Schema posologico. Durata della terapia. Schema posologico. Durata della terapia. Da 12 a 17 anni. 5 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti, fino a 14 giorni. 7 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. 1. Da 7 a 11 anni. 7 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. 9 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 30 minuti. Da 2 a 6 anni. 9 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. 12 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. Da 1 a 2 anni. 10 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. 12 mg/kg, una volta ogni 24 ore, da somministrare per infusione nell'arco di 60 minuti. QST uguale infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. SAB uguale batteriemia da S. aureus. 1. Per la durata minima della terapia con Cubicin per SAB pediatrica, si deve tenere conto del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Può essere necessario prolungare la durata della terapia con Cubicin per PA di 14 giorni, tenendo conto del possibile rischio di complicazioni nel singolo paziente. Nello studio per SAB pediatrica, la durata media della terapia con Cubicin per EV era di 12 giorni, con un intervallo da 1 a 44 giorni. La durata della terapia deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali disponibili. Cubicin viene somministrato per via endovenosa in soluzione di sodio cloruro 0,9%, vedere paragrafo 6. Cubicin non deve essere usato più di una volta al giorno. I livelli di creatinfosfokinasi, CPK, devono essere misurati durante il trattamento, al basale a intervalli regolari, almeno settimanalmente, vedere paragrafo 4.
QBC non deve essere somministrato a pazienti pediatrici di età inferiore a 1 anno per via del rischio di potenziali effetti sui sistemi muscolare, neuromuscolare e/o nervoso, periferico e/o centrale, effetti che sono stati osservati in cani neonati, vedere paragrafo 5.3. Modo di somministrazione. Negli adulti, QBC viene somministrato per infusione endovenosa, vedere paragrafo 6.6, della durata di 30 minuti o per iniezione endovenosa, vedere paragrafo 6.6, della durata di 2 minuti. Nei pazienti pediatrici di età da 7 a 17 anni, QBC viene somministrato per infusione endovenosa della durata di 30 minuti, vedere paragrafo 6.6. Nei pazienti pediatrici di età da 1 a 6 anni, QBC viene somministrato per infusione endovenosa della durata di 60 minuti, vedere paragrafo 6.6. Per le istruzioni sulla ricostituzione e diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Se dopo l'inizio della terapia con QBC viene identificato un focolaio di infezione diverso da teorie, si deve prendere in considerazione l'istituzione di una terapia antibatterica alternativa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo dell'adaptomicina non ha mediato, o lo ha in misura lieve, dal citocromo P450, CYP450. È poco probabile che l'adaptomicina possa inibire o indurre il metabolismo di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere QBC durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere QBC durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per l'adaptomicina non sono disponibili dati clinici relativi alla gravidanza. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sulla base delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaco, si ritiene improbabile che QBC induca effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Negli studi clinici, QBC è stato somministrato a 2011 soggetti adulti. Nell'ambito di tali studi, 1221 soggetti ricevevano una dose giornaliera di 4 mg/kg di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, si consiglia una terapia di supporto. L'adaptomicina viene eliminata lentamente dall'organismo mediante emodialisi, circa il 15% della dose somministrata viene eliminata nell'arco di 4 ore, o attraverso dialisi peritoneale, circa l'11% della dose somministrata viene eliminata nell'arco di 48 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici, codice ATC. Ilunga 01XX09. Meccanismo d'azione. L'adaptomicina ha un prodotto lipopeptidico ciclico naturale, attivo solo contro i batteri gram positivi. Il meccanismo d'azione, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica dell'adaptomicina è generalmente lineare ed indipendente dal tempo a dosi comprese tra 4 e 12 mg/kg somministrate nei volontari adulti sani in dose singola giornaliera mediante infusione, dati preclinici di sicurezza. Nel ratto e nel cane, la somministrazione di daptomicina è risultata associata ad alterazioni muscoloscheletriche degenerative/rigenerative da minime a lievi. Le alterazioni microscopiche nel muscolo scheletrico sono risultate minime, circa, elenco degli eccipienti. Sodio idrossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.